What? Oh, hell no. I don't know what to do with myself right now. Oh.
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. La partita è già cominciata. Pallone verso il palo più lontano. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Vuole la profondità e ora deve concludere. Trova il compagno, cerca il tiro e c'è il gol del Benfica. Prima rete per il Benfica. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. C'è l'opportunità per il conclusione. Molto buono il dribbling, tiro rivedibile. Ha delle qualità sopraffine. È un giocatore che può risolvere una partita da solo. Cerca la fondo, palla a piede. Colpisce. La palla va sul palo. E hanno sfiorato il gol. Palo. Veramente sfortunato, non è entrata per una questione di centimetri. Mbappé. Dani Alves. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Alaba. Opportunità di ripartire. Cerca spazio. Può andare in rete. Può concludere. E il pallone finisce in rete. Sembrano avere il totale controllo della gara. Il Benfica ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Marco Verratti. Siamo stati testimoni di un tremendo 1-2. Il punteggio è quindi di 2 reti a 0. Prova la giocata nello spazio. Tocco preciso. Può colpire. E hanno segnato ancora. Gli avversari possono solo prendergli il numero di targhe a questo punto. Doveva solo spingerla in rete, un po' facile per lui. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. 3-0 dunque. Mbappé. Fallo netto, non c'è ombra di dubbio. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza, gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. Penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Toglie la palla dalla zona rossa. Hey guys, oh shit. Palla in avanti verso il compagno. E trova il compagno. Avanza verso l'area. Qui deve tirare. Infilza il portiere. Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Tripletta, hat-trick. E il portiere dice di no. Marco Verratti allontana. Vuole la profondità.
Si è angolato troppo il tiro. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. La mette in avanti. Dani Alves se ne va. Ha tentato l'azione personale, dicendo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ce ne proverà ancora. Si libera la grande, riceve un pallone interessante, colpisce il pallone, ce l'hanno flotta. Un 1-2 veramente da KO. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Quanto gol ha fatto poker. Il loro è un dominio assoluto. Di forza. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. È tutto solo là davanti. C'è il tiro! E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Spazza via. Trova il compagno in buona posizione. Tenta la conclusione. Il pallone è uscito sulla sinistra. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Dani Alves. Cerca l'uomo là davanti. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Primo tempo che si conclude dunque qui. Abbiamo assistito a 45 minuti dal ritmo forsennato. I 22 giocatori in campo non hanno lesinato energie e spero possano ripetersi nel secondo tempo. Ci sarà da divertirsi. Il Benfica ha letteralmente passeggiato nei primi 45 minuti. Una prestazione da incorniciare sotto tutti i punti di vista. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Prova il filtrante. Sulla destra. Occasione. Può provare. Clamoroso traversa. Tentativo fuori misura. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Il portiere la calcia lontano. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Mbappé. Passaggio sulla destra. Vuole la profondità. Cercano l'azione veloce. E passa. Attenzione. Chance per tirare. Hanno trovato il gol. Disfatta di proporzioni epiche. Ma oggi la difesa è veramente un colabrodo. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Marquinhos. Leandro Paredes. Decidono di giocarla all'indietro. Pembe prova a verticalizzare. Tocco preciso. E si sono intestardini sul possesso palla a centrocampo senza mai cercare di affondare. Non se la sono giocata bene in questa occasione, per la verità. Prova il tiro. Pallone che finisce sul fondo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente.
Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste. Va al tiro e insaccano. Non si sono fatti impietosire dalla giornata morte degli avversari. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Può tentare la conclusione. Alla larga, finisce sulla destra. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Cerca spazio. Prova la giocata nello spazio. Si libera la grande. Può cacciare la rete. Oh, qui cercherà il tiro. Palla dentro, c'è il gol. E adesso sta diventando un'umiliazione. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. E sono 3. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Prova il filtrante. Bernardo Silva fa tutto da solo. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Niente da fare, non passa. Vuole la profondità. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. È evidente che in questa fase vogliono ridurre gli spazi di prova la conclusione. Ha angolato troppo sulla sinistra. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. È arrivato il momento dell'ultimo cambio a disposizione della squadra. Rabiot avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Cerca un compagno. Neymar gioca una palla lunga e trova bene il compagno. Può andare. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Verratti. Mbappé. Rabiot, la gioca sulla destra. Alaba prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sulla fascia, in profondità. Se ne va. C'è spazio per calciare. Prova a tirare. Palo. Neymar. Mbappé allarga il gioco a destra. Si libera la grande. Perde il duello fisico con l'avversario. Intervento scorretto che non sfugge certo al direttore di gara. Alaba ha già lasciato il segno. Cerca spazio. Occasione per il contropiede. E passa. Occasione. Attenzione al tiro. Che finisce fuori.
situazione con giocate in avanti. Rabiot la gioca in profondità. Vuole la profondità. Bernardo Silva. La toglie dalla porta. Bella parata. Ha dato atto al lavoro magistrale delle... Pericolo. Posizione regolare. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice per l'arbitro. Oggi davvero non c'è stato nessun problema, una vittoria assolutamente comoda, una squadra brillantissima. Ci aiuti a capire meglio che partita è stata quella di oggi, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro hanno interpretato la gara con professionalità. La nostra telecronaca termina qui. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Grazie e a presto, Fabio. Vents, the console area, as well as the cup holder. Now, I won't really focus on a specific brand, as most of these car mounts, nobody really does anything special. These vent mounts are a dime a dozen. Now, before we get to the guts of this review, there's two things you guys need to consider when blinding sunlight about getting a car mount is how big is your device, and how often are you going to be mounting your smartphone? So those are two questions to keep in mind as you go through this video, and hopefully it'll help you choose the right car mount for you. Number 5 is the cup holder mount, and I didn't think you could mount your device in a cup holder, but I did find this Gear Beast mount on Amazon. It was intriguing, so I bought it, and once I got it, immediately regretted it. Now, out of all the cars I've sat in, I've been unable to find a comfortable place to mount my car. The cup holder mount actually gets in the way of the gear shifter, which for me is pretty important in the operation of my manual transmission vehicle. Now, I think a cup holder mount may work for larger vehicles like trucks because the console areas are so large, but you're really losing a cup holder, which is incredibly useful because you tend to put anything other than cups in your cup holders. Number 4 goes to the console area. Now, from my experience, most of the products that suggest mounting it on your console are products that come with integrated magnets. Products like the Notice leather case, Night Eyes, and Magbacks would fall into this category. My biggest issue with mounting it on your console is that you're going to be covering something up. Now, there's probably a ton of buttons on your console that you've probably used once and don't really know what they are used for at this very moment. But, you know, for me, the moment I put a Magback with an iPhone in it and cover up a bunch of buttons, all I can think about are the buttons that I can't use, whether I know what they are or not. The other problem is that mounting it on a console will take away from the general design of the console. Removing these semi-permanent mounts is a pain in the butt. As you can see here, I've removed so many mounts from this location that I've actually damaged the console a bit. The only benefit of having it on the console area is that there's no chance that your device is going to overheat on a warm day or a hot day, which is something that does happen when you mount it on the windshield. Now, if I had to choose a console mount, I would probably go with a Night Eyes product because it gives you the best flexibility in terms of viewing angles. The last thing to consider is if you are going this route and you do have a bigger iPhone, the bigger iPhone is going to cover more of your console. Certain products like the Night Eyes will not work as well as larger products because the weight of the iPhone will change the viewing angle. It will kind of slide down over time. Number 2 goes to the rear view mirror central dash area. Now, I see a lot of devices being mounted in this general area, and for good reason. It's out of the way. It's not in the way like the console. Doesn't require much effort to check, and the screen can be viewed by generally anybody in the vehicle. For this general setup, I do prefer the dash mount because the lower height allows me to reach the device a little easier. If you are planning on getting a mount for this location, I suggest getting one with an extendable arm like this iAudio one.
Products like the short mounts aren't going to be terribly useful unless you're planning on using your smartphone as a dash cam. As a side note, I did mention this before, but mounting it here will increase the chances of your device overheating. Now this overall area I'm not a big fan of because the entire setup is quite distracting. There's something right in the middle of my windshield, which I don't like. Now, you probably get used to it over time, but you know, I try to avoid pedestrians who don't look both ways before crossing, so sometimes I might get distracted by that giant smartphone in the middle of my dash. If you're going to get something for this location, I'd strongly go in with a magnetic mount because you're able to easily mount the device as well as changing the orientation of the device. The magnetic mounts are usually smaller in size, which makes it easier to see around, and it doesn't stick out like a sore thumb like this RAM mount, just bam in your face. For the dashboard mounting, I would use a RAM mount as well as an iAudio mount. And I say this because they've got sticky pieces that you can attach to ensure that you get a good dash mounting solution. The iAudio has a neat concept as you push your smart device into it and then the arms clamp down onto it, but the entire thing is not as slick as a magnetic mount, and the RAM mount requires two hands to actually mount your smartphone. Now, as a side note, if you do need something tougher, the RAM mount is probably the toughest one out of all the mounts that we've used, and it even comes with this rubbery thing that helps you secure your smartphone even better. When taking into account the size of your device, certain mounts that offer just no sticky pad, just a suction cup, may not stay on the windshield as long because of the weight. I do know that these suction cup only mounts do tend to come off of your windshield after driving for a while, so you know, if you don't want to take the chance of having your phone fly everywhere while you drive, stick with an iAudio or a RAM mount. Number 3 is the vent or CD area, and this is, in my opinion, this is the best place for people who don't need to mount their devices all the time. That's me. I only need to see my iPhone if I'm navigating to a place that I've never been to, or I'm waiting for a call while I drive between places. So being able to quickly mount my iPhone in my car and remove the actual mount seems very efficient to me. I personally would go with a magnetic mount for the same reasons as I've talked before, and get a mount where you have a spare joint or an extra joint that allows you to turn your device towards you. An example of this is one of these iFace jointed magnetic mounts for my vent. My only issue with these mounts is that you're actually blocking a vent. This might not be an issue in a place where the weather is mild, but I live in a place where snow and cold weather exists for 4 to 5 months of the year, so heat is actually very important to me. Losing a vent is a big deal. Also with vent mounts, depending on how hot it gets, your smartphone might overheat. The removal of the mount is also beneficial to people who are afraid of leaving stuff in their car. You know, being able to hide a vent mount quickly is going to maybe ward off potential people breaking into your car and taking your vent mount with the 37 cents that you have in your change dish. In terms of the size of the device, I really don't think it matters how big your phone is, because mounts are not going to go anywhere and they're generally pretty stable. Number 1 is the driver's side windshield area. This is actually my preferred location for my device because it's out of the way and I can still keep track of directions or monitor potential phone calls. Now, the only reason why I wouldn't keep it here is if you prefer to keep your smartphone in landscape orientation and you've got a giant phone like the iPhone 7 Plus. The iPhone 7 Plus on a magnetic iFace mount is comically large in this area. It is also a smaller area, so using a bigger mount like the RAM mount might not work as well. So those are kind of all the mounts and areas. If you need a full list of all the mounts and a short description of whether they're good or not, check them in the description section below or find them on my website. If this is the first time you're watching one of my videos, I do encourage you to click subscribe as I produce content 2 to 3 times a week, and all my reviews are based on actual usage, so I actually take the time to use them instead of just taking them out of the box. Voilà, man. They look pretty and giving a thumbs up. Phonics. That's just not how I roll. If you have questions, leave them down there in the comment section below, or you can find me on Google+, Twitter, Instagram, Facebook. You can ask them on my website as well. I'm Aaron the Ho. Thank you for watching. Oh, difference between magnetic mounts and regular mounts. The magnetic mounts, the pros are, I've been talking about the entire video, you can easily mount them, unmount them. The cons are you actually have to have a magnetic case. Now, this seems to be a little more common nowadays, but it's still something that is quite bulky, or you might not find. There are other solutions that allow you to attach a magnet to the back of your iPhone or Android device, but that's not great either because those magnets are incredibly tough to take off. I'm not a big fan of them. Make sure you got really long fingernails before you actually go and try to take that magnetic thing off. So those are kind of the
Oh, and the last thing I will say is that those magnetic mounts, depending on how old your smartphone is, might mess with your compass. So if you're navigating with your compass, say if you got something older than an iPhone 6S, your compass is going to lead you into the wrong position. So keep that in mind. So that's kind of all I got. I am sick and tired of driving really slowly around my community with a ton of iPhones as well as a normal camera going. So thanks for watching. Whew, I'm done. Oh god. What's up, you guys? Idiot Fliptronics. We're doing a review here on the iAudi Easy One Touch 4. So this is a brand new dash mount from them as of doing this video. I want to pull up the listing for it on Amazon, and I'm going to say that I'm super excited to check this one out. So anyways, it sells for around 20-25 bucks. Right now it's got about 60 reviews on it. You know, anybody not familiar with iAudi, they make, I think they're probably the #1 dashboard dash mount, you know, company on Amazon. So anyways, this is their newest you know, series to come out. So I do want to get it out of the packaging so we can take a look at it. And like I said, there will be a link in the description. But anyways, you know, let's get it out. Kind of enough talking about it. This should be a two-piece design, so it's going to come in two pieces. There's a little manual in there, but I'm not going to really mess around with that. So anyways, I'm going to explain how this thing works. It's a suction cup design, so basically this thing can attach to your dash or window, which is really cool. So you can kind of get either one there. Okay, anyways, putting this together to be relatively easy since it's just two pieces, but this is pretty much where you put your phone. Now, the cool thing about the placement for this is that it's got like a soft matte material right here, but you can actually position, you know, pretty much any phone in here from a couple different angles. So the footer moves down here, you can adjust these feet, then you can adjust the side, you know, to get your phone in, but you can also go from portrait to like landscape. So like if you're navigating somewhere in your car and you need to you know, kind of twist things, you can do that really easy with this. And the suction cup on this should be really sticky, so I mean, but you don't have to worry about like residue. I mean, you've got like a special design that, you know, doesn't leave residue on, you know, your windshield or you know, dash. But anyways, I'm gonna put it together and then I'm gonna throw this phone in it so we can take a look at it. But it's pretty straightforward. So you just, you know, have this like little screw piece right here, and then you just need to you know, push the ball into it, and then you tighten it up. So like that's literally it as far as like putting it together. Two pieces, like I said, so I mean it's relatively pretty easy. Alright, so we got it. Alright, so now I got it tightened up. Okay, so just giving everybody like a faraway view, you can pretty much, you know, tilt this from a bunch of different angles, so if you need to get any angle up. Alright, so now I got it tightened up. Okay, so just giving everybody like a faraway view, you can pretty much, you know, tilt this from a bunch of different angles, so if you need to get any angle while you're in your car, you can do that. And like I said, this thing will adjust, you know, shield or got like a special design that, you know, doesn't leave residue on, you know, your windshield or you know, dash. But anyways, I'm gonna put it together and then I'm gonna throw this phone in it so we can take a look at it. But it's pretty straightforward. So you just, you know, have this like little screw piece right here, and then you just need to you know, push the ball into it, and then you tighten it up. So like that's
but it's pretty straightforward. So you just have this like little screw piece right here, and then you just need to push the ball into it, and then you tighten it up. So like that's literally it as far as like putting it together. 2 pieces, like I said. So I mean it's relatively pretty easy. All right, so we got it. All right, so now I got it tightened up. Okay, so just giving everybody like a faraway view, you can pretty much tilt this from a bunch of different angles. So if you need to get any angle while you're in your car, you can do that. And like I said, this thing will adjust accordingly too. All right, so let's try to loosen some of this up. All right, so you can see that you can adjust it like that. So like if you got this on your dash, you can just start kind of like tilting it like that. You can also put it on your windshield like that, kind of get that angle for it. It's really cool. And then you would just tighten it up, and you're pretty much good to go. Now I'm gonna kind of bring it back down. So let's take a look at the suction cup. The thing is extremely sticky. So anyways, you're not going to have any stickiness issues with this. I mean, it's going to stay in place really well. Another nice thing about this too is that since it's like 2 pieces, when you're done using it, you could always just throw it in your just throw it into anywhere in your car where you can put it. That's pretty small. So I mean, it's going to fit into a small place when you take it apart. I'm going to throw this iPhone in it, just give everybody a couple different angles of pretty much how it would look. Now, let's just say I want to go landscape like that. I can pretty much get any angle that I'm trying to get while in my car. Now, like I said, you can adjust the footer on this, and then you can adjust, the arm right here. So it's going to fit any phone. It's not going to have an issue fitting any phone. I really like the rotation on this thing. It's got a nice firm grip too, so I mean it's going to hold your phone in place really well. You can see I'm like going upside down right here. It's still holding it in position really well. There's actually a 1-year warranty on this. Pretty much anything you get from iOS is going to have a 1-year warranty on it. These guys are like the #1 sellers for dashboard mounts, and this is their newest design. I think it's pretty slick. I mean, they kind of keep improving each time they release a new series or a new line to the series, like the One Touch series. This is the 4th installment, so I mean they kind of keep improving and tweaking their design even better. So anyways, anybody wondering if this new design, the Easy One Touch 4 is worth it, I definitely think for like $25 it's going to be one of the best dash mounts that you can get. So anyways, it's got a suction cup design, so keep that in mind. You can attach this to your dashboard or windshield. It's 2 pieces. It's very easy to take, put together and put back together. It's just 2 pieces, so you can pretty much fit it in your car. So you need to put it away. The suction cup is really sticky, but you don't have to worry about the rest being sticky. Tutta la squadra si è mossa perfettamente, con i tempi giusti, ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. E passano in vantaggio, sono partiti fortissimi. Occasione d'oro, conclusione, il shot alle spalle del portiere. Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Si riparte un netto 2-0. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari non si trovano più ancora a segno. Sembrano avere il totale controllo della gara. So anyways, this is their newest series to come out. So Passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittare. Like I said, there will be a link in the description. But anyways, let's get it out. Kind of enough talking about it. This should be a 2-piece design, so it's going to come in 2 pieces. There's a little manual in there, but I'm not going to really mess around with that. So anyways, I'm going to explain how this thing works. It's a suction cup design, so basically this thing will attach to your dashboard. So you can kind of get either one there. Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Da lì e senza difensori e i pensieri no, sarebbe stato veramente difficile sbagliare. Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. So the footer moves down here, you can adjust these feet, then you can adjust the side, to get your phone in, but you can also go from portrait to like landscape. So like if you're navigating somewhere in your car and you need to, kind of
twist things, you can do that really easy with this. And the suction cup on this should be really sticky, so I mean, we don't have to worry about like residue. I mean, you've got like a special design that, you know, doesn't leave residue on, you know, your windshield or, you know, dash. But anyways, I'm going to put it together, and I'm going to throw this phone in it so we can take a look at it, but it's pretty straightforward. So you just, you know, have this like little screw piece right here. You just need to, you know, push the ball into it, and then you tighten it up. So like that's literally it as far as like putting it together. Two pieces, like I said, so I mean it's relatively pretty easy. Se continua così i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Che partita eccezionale la sua. La sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Gli avversari possono solo prendere il numero di targa a questo punto. Devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Sono tre, ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. Sembrano avere il totale controllo della gara. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Quanto gol ha fatto Poker? Let's just say I want to go, you know, landscape like that. You can pretty much get any angle that I'm trying to get while in my car. Now, like I said, you can adjust the footer on this, and then you can adjust, you know, the arm right here. So it's going to be, it's not going to get you Ottimo intervento del portiere. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. There's actually a 1-year warranty on this. Pretty much anything you get from IOD is going to have a 1-year warranty on it. You know, these guys are like the #1 sellers for dashboard mounts. This is their newest design. I think it's pretty slick. I mean, they kind of keep improving each time they release, you know, the new series, new line to the series, you know, like the one-touch series. This is the 4th, you know, installment. Sì, So I mean, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere you know, l'ultimo. their design even better. So, anyways, anybody wondering if this, you know, new design, the Easy One Touch 4, you know, is worth it? I definitely think for like $25, it's going to be one of the best dash mounts that you can get. So, anyways, it's in the section of design, so keep that in mind. Attach this to your Sono già scappati via, avversari in difficoltà. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Prestazione fantastica, 5 gol, pokerissimo, non ci sono neanche parole per descrivere la sua partita. Traverso, può colpire. Palla larga, finisce sulla testa. Era proprio lì, davanti alla porta, ha buttato via l'occasione. If you'd also hit the like and share button on this video, I'd appreciate it. Anybody watching this who has not subscribed yet, hit that subscribe button, and we'll see y'all later. Arriva Cristiano Ronaldo. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Joao Cancelo. Can. Pjanic. Prova il filtrante. Bene la volta. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Era un'inferiorità numerica, doveva rischiare il tiro del tutto, ma ce l'ha fatta. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza.
Bernardeschi. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Non sempre abbiamo la fortuna di commentare partite come questa. Per i tifosi delle due squadre la tensione è forse insostenibile, ma per gli amanti del calcio neutrali è uno spettacolo per gli occhi. Primo tempo davvero pirotecnico, con una differenza però tra le due squadre che appare abbastanza evidente. Estou, pai, olá. Sim. Olha, queria-te pedir uma coisa. Eu vou mandar vir aquela coisa para o telemóvel para pôr no carro. Vou mandar vir da Amazon porque é o único sítio onde achei um preço decente. Queria-te pedir se podia usar o teu cartão para não estar a tirar dinheiro da minha conta. Pronto, vai ficar por cerca de 30€. É aceitável? Tá? Pronto, ok. Obrigado. Tá. Tá. Tudo bem, à vontade. Sim. Tá, ok. Tá, obrigado. Tá, até já então. Até já. Oh! Olá, Amazon espanhola.
Inizia adesso il secondo tempo. Quadrado, opportunità di ripartire, vuole la profondità, palla intercettata, Joao Cancelo, Pjanic, Bonucci, fatto buona guardia, Szczesny respinge il tentativo dell'avversario, Alexandro, palla Bernardeschi, Pjanic, arriva Cristiano Ronaldo, c'è la palla lunga in avanti, c'è l'opportunità per il contropiede, cerca un compagno, attenzione, può concludere e il pallone finisce in rete, ne segnano un altro e adesso piove sul bagnato. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Alexandro, Dybala, Arnold prevale, recupera palla, cerca un'azione veloce, cerca spazio, adesso deve ipnotizzare il portiere, può andare, chance per tirare e insaccano,
non si sono fatti impietosire dalla giornata 9 degli avversari. Sì Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. What?
Bonucci. Can ci mette il fisico e conquista il pallone. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. C'è spazio, occhio alla conclusione. E adesso sta diventando un'umiliazione. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Dato la scossa, può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Tutto solo alla cavallo. Colpisce il pallone. E c'è la rete. Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Trova la giocata nello spazio. Lugani si è fatto trovare pronto. Costa e passa. Pjanic vuole la profondità. Pjanic oggi sta trovando pochi spazi. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Oh shit. Arriva Cristiano Ronaldo. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Vede libero il compagno. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato uomo. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la... Adesso deve ipnotizzare il portiere. Cerca il tiro, dal rete. Continuano a infierire su una difesa che fa acqua da tutte le parti. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Palo. Alexandro spazza via senza pensarci due volte. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cristiano Ronaldo. Passaggio sulla destra. Costa. Joao Cancelo. Ha spazio per affondare. Si libera la grande. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Qui può partire il contropiede. Cerca la fondo. Palla al piede. Si avvicina alla porta. E a tu per tu con l'estremo difensore. Prova la conclusione. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Disfatta di proporzioni epiche, ma oggi la difesa è veramente un colabrodo. Sì, Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Bernardo Silva la gioca in profondità. Lugani. Attenzione al tiro. Oh. Non si fermano più, gli avversari hanno il colpo della disperazione. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Bonucci.
cerca spazio, passaggio in avanti nello spazio, dal tiro, la sfera in porta, ne segnano un altro e adesso piove sul bagnato. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Tenta la conclusione, la mette in rete. Non si sono fatti impietosire dalla giornata no degli avversari. Fabio, anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle. Una sconfitta del genere psicologicamente fa molto, molto male. Gol, non sbaglia. E adesso sta diventando un'umiliazione. Se continua così i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo. Fuori non di molto, arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio, ma non ce l'hanno fatta. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Come giudichi la partita che abbiamo appena finito di vedere, Luca? Il divario tecnico tra le due squadre si è notato tutto sul terreno di gioco. Era davvero difficile. Jump. Ooh.